Niente, arrivo e piove. Sempre così. Ciao a tutti, Che bello col caschetto. Non doveva essere finita l'era dei monopattini, perché questo qui è il nuovissimo OTD T10. E voi direte, OTD, ma che marchio è? In realtà lo conoscete perché è sempre di Duoz. Duoz si occupa del reparto e-bike, OTD reparto e-scooter. Hanno diviso le due cose. Comunque direi tanta roba. Secondo me un annetto o 2 anni fa circa ci voleva qualcosina in più per acquistare un monopattino del genere, perché ha un costo circa di 500 euro con il mio coupon che vi do alla fine. Che belli tutti gli adesivi. Dopo vi dico perché ho detto questo qui. Comunque magazzini situati sempre in Europa, quindi vi arriva in 5 giorni circa tramite Bartolini, e il montaggio, insomma dai, ci vuole qualcosina in più rispetto ai monopattini più semplici, diciamo così, o comunque ci ho messo un'oretta per montare il tutto. Intuitivo, ok, ma ci vuole un pochino di tempo. Piccolo passettino indietro perché non vi ho detto dell'imballo. È piccolo, molto compatto, ma non fatevi ingannare perché è pesantissimo. Vi ritroverete con un sacco di polistirolo un po' ovunque, e tutto il monopattino è avvolto da una pellicola ma strettissima, e questo secondo me è stato proprio il guaio numero 1, perché vi ritroverete tutti gli adesivi del monopattino sparsi per la scatola, attaccati un po' ovunque, e appena spellicolate il monopattino si rimuove in autonomia. Adesso vi spiego il perché. Prima della spedizione il venditore mi ha comunicato che hanno avuto tantissime segnalazioni che arrivavano monopattini senza adesivi o comunque con gli adesivi rovinati. Mi ha mandato un tutorial e mi hanno detto: ti spediamo gli adesivi a parte. Mi arriva il monopattino con gli adesivi sopra all'imballo, vado a sostituire gli adesivi. Dopo 2-3 giorni mi arriva Bartolini con un pacco, ho detto boh, non stavo aspettando niente, altri adesivi, e quindi ho tipo un kit di 4-5 adesivi per 2, quindi tipo 10 kit di adesivi per 10 monopattini, vabbè. Quindi ho impiegato altrettanto tempo per sostituire tutti gli adesivi. Devo dire che mi ha dato una grandissima soddisfazione. Adesso il monopattino è bellissimo. Adesivi, secondo me questi qui nuovi sono diversi da quelli precedenti, molto più spessi, almeno per ora sembrano tenere, poi vedremo in futuro. Al massimo ho tipo 10 kit, ogni mese cambio gli adesivi. Vabbè, volevo solo dirvelo, magari il packaging nei futuri monopattini verrà aggiornato, e insomma, se capita questo sapete che gli adesivi ve li mandano senza problemi, basta comunicarglielo. Classica dotazione con tutte le chiavi per il montaggio, set di pastiglie aggiuntivo per i freni e con un piccolo foglio per il montaggio. Non dimentichiamoci anche l'alimentatore da 3 A con un'erogazione massima di 170 watt che ha lo stesso connettore del PC. Sinceramente non avevo mai visto uno così. Prima cosa da fare: le gomme, per fortuna quelle sono già montate, ma bisogna andare a montare il manubrio con anche proprio tutto il canotto intero. Va montato il cavalletto laterale, che sinceramente lo spacco tutto. Fate attenzione quando lasciate appoggiato il monopattino, cercate un terreno piano, diciamo così. Vanno avvitate anche le frecce e il parafango posteriore. Parafango devo dire che è perfetto per metterci la targa, ma chissà, forse in futuro è già predisposto, più o meno. La trasportabilità, come ben si vede, non è il suo forte. Ok, il manubrio si ripiega sul pianale, manubrio che ha anche questo simpatico portasportine, portastaccesori, diciamo così, che va anche ad incastrarsi nel parafango posteriore per poterlo alzare. Vi dico della trasportabilità perché comunque ha un peso di 31 kg. Non semplicissimo da caricare sull'automobile quando serve, però per la potenza che offre devo dire che tutto sommato è abbastanza equilibrato. Esteticamente è molto interessante, io amo i colori neri e gialli, quindi questo mi piace molto, anche con gli adesivi ben applicati, e si ha anche il poggiapiedi posteriore che sembra molto carino, devo dire, bello da vedere ma anche comodo quando si percorre certi tipi di strade, anche per un po' come equilibrio personale. Non mi fanno impazzire le protezioni laterali in gomma presenti sulle ruote sia anteriore che posteriore, che nel caso si possono anche togliere, come anche il malloppo di cavi qui anteriormente. Ecco, questi non si possono togliere. Struttura in acciaio, manubrio in alluminio e sospensione sia anteriore che posteriore. Si sente alla guida. Pneumatici direi tassellati ma non troppo, sono da 11 pollici, perfetti come dimensione, e c'è la classica valvola per gonfiarli. Freni a disco, doppio freno a disco anteriore e posteriore da 140 mm, molto reattivi e ben rapportati con la velocità che raggiunge.
Il manubrio non è regolabile, è fisso, comunque posso dire che è un monopattino adatto a tutti, diciamo persone alte a partire da 1,60 m in su, arrivare a 2 metri massimo circa, ecco. Poi mi stavo dimenticando, va anche collegato il fanale anteriore, fanale che, ve lo dico già, c'è addirittura l'abbagliante, comodissimo, perché qui sotto c'è l'icona clacson, ma in realtà non è clacson, ma è fanale. Basta accendere le luci e si accendono gli anabbaglianti, e invece se si fa uno switch in su, qui a fianco, si accendono gli abbaglianti e vedrete anche l'icona a display. Ci sono anche i fanali posteriori e si accendono fissi anche loro per rendervi più visibili al buio, e poi abbiamo anche le frecce bellissime, stile LED, stile Audi, vabbè, è sempre un monopattino. Il motore è da 500 watt e può arrivare a picchi di 900 watt. In teoria, se non si fa nulla, il monopattino è in regola, anche perché raggiunge i 25 km/h massimi ad ogni accensione. La batteria non è removibile, è presente sotto al pianale, però è da 13 A 48 volt. Date sempre un'occhiata nella sezione accessori del sito di OTD, perché ce ne sono una marea, ma non c'è la batteria di questo monopattino. Molto probabilmente arriverà presto, anche perché è un monopattino uscito praticamente da una settimana, quindi non c'è ancora tutto, ma sono sicuro che in breve arriveranno. Per quanto riguarda le funzioni, la prima cosa che ho detto, cioè, guardate qua, ma il display, cioè, un display che può accompagnare solo, non so perché l'ho pensato, ma sembra quasi di avere uno smartphone qui davanti. Secondo me se uno guarda da lontano pensa sia il telefono. Ci manca solo tipo Android Auto, si potevano guardare i contenuti intanto che si guidava. Meglio stare attenti, dai. Sotto ogni condizione di luce si vede bene, almeno la velocità massima penso di poterla vedere a 10 metri di distanza, insieme all'indicatore della batteria, le frecce, i fanali, diciamo che si vede tutto. Anche nel momento della frenata si accende l'icona, come anche i chilometri percorsi, eccetera, diciamo i classici dati. E qui sulla destra il voltaggio della batteria. Tutta la strumentazione posso dire che è plasticosa, ma parecchio, e si nota soprattutto nel tasto di accensione dei fanali. E altra cosa, non so perché, forse sempre colpa degli adesivi, gli adesivi delle frecce sono posizionati male, quindi quando si mette la freccia a sinistra è praticamente al centro. Diciamo che l'allineamento delle icone non sono perfette, come anche, come vi dicevo, il simbolo del clacson non dovrebbe stare qui, perché questo non è il clacson ed è solamente la luce anabbagliante. Posso dire strumentazione un pochino economica. Schermo comunque senza nessun tasto, si possono solamente cambiare le 3 modalità che sono presenti qui laterale, 3 modalità con tasto fisico, quindi 1, 2 e 3. Molti di voi sicuramente stavano aspettando questo momento, ma come si sblocca? Ve lo dico subito, semplicissimo. Da monopattino spento, per l'accensione c'è la chiave qui sulla destra, andate a tenere il freno premuto, andate ad accendere il monopattino e premete 3 volte il tasto dell'acceleratore, la leva dell'acceleratore, 1, 2, 3, mollate il tutto e poi vedrete i numerini 1, 2, 3 lampeggiare. Il monopattino è sbloccato, ma vi dico questa, una volta che spegnete e riaccendete il monopattino ritorna tutto originale. Può essere un vantaggio, come no, però posso dire che è molto rapida come cosa e ci prenderete l'abitudine, almeno io tutte le volte lo lascio originale, quindi raggiungo i miei 20 all'ora, mi godo anche il paesaggio, tanto non ho sempre bisogno di raggiungere quelle velocità, anche perché vi raccomando, non utilizzatelo per strada sbloccato, al massimo spegnete e riaccendete, risolto. Comunque una volta sbloccato le velocità che raggiunge sono modalità 1, 20, 30 e 50 km/h. Dico 50 ma non li raggiunge sempre, raggiunge quasi sempre i 45 km/h da sbloccato, però è sempre un monopattino, non so, forse ci ho perso anche il gusto di andare veloce con un mezzo del genere, poi magari starò invecchiando, non lo so. L'accelerazione è molto dolce, basta imparare il punto esatto di accelerazione con il pollice e proprio nel punto giusto dove si muove la leva si può dosare al meglio. Acceleratore che è una corsa molto ridotta, diciamo che basta un quarto di giro per accelerare la manetta. Raggiunge la velocità massima senza strafare, diciamo così, anche forse per preservare un pochino di batteria, anche se non ha proprio il record di durata, circa effettua quei 40 km con una carica completa che avviene in circa 5-6 ore
e per una batteria da 13 A sinceramente pensavo a quei 50-60 km circa, invece sarà forse il display troppo energivoro, non so. Comunque dai, circa quei 40 km si riescono a fare, non di più. Si guida bene, comodo e ben ammortizzato, guardate anche voi quanto si riesce a saltellare, e invece le gomme sono talmente piatte che bisogna farci l'abitudine e le curve si fanno proprio di manubrio, non so, sembra quasi di avere delle gomme quadrate, non proprio quadrate insomma. E la sterzata è limitata a una sorta di fine corsa, anche meglio così. Avete visto anche voi il pianale enorme 50x23, quasi quasi è per 2 persone, no, non si fa. Ho cercato di essere abbastanza rapido, siamo arrivati alle conclusioni. Che bello avere il mio monopattino perfetto con gli adesivi, almeno per ora. Nel caso vi faccio sapere se tra un mesetto o 2 mi ritrovo un monopattino senza adesivi, mi ritrovo un monopattino nudo. Non so, sto ridendo da solo. E non saprei cos'altro aggiungere perché l'ho utilizzato solamente sbloccato nelle strade private, anche solo per provare la velocità massima. Poi non ha senso andare di più. Ormai almeno in Italia i monopattini sono stati surclassati dalle e-bike. Devo dire che questo è un pregio se uno non è interessato ai monopattini, perché posso dire che i prezzi sono veramente diminuiti. Questo T10 ha un costo di 549 euro, invece con il mio coupon si arriva intorno ai 500 euro, inarrivabile, prezzo inarrivabile un anno fa. Il mio coupon, almeno per ora, è YouWinBlog T10, poi mi raccomando controllate qui sotto in descrizione perché me lo cambiano di continuo. Volevo mantenere sempre il mio YouWin code ma non è stato possibile. Forse posso avere anche uno sconto maggiore all'uscita del video. Comunque monopattino che non costa un salasso, ok, ce ne sono di molti più economici ma nettamente inferiori sia come prestazioni, come qualità alla guida e quant'altro. Monopattino solido, completo di tutto, display che sembra una televisione, adesivi che saltano via dalla velocità. Scherzo, sto scherzando. Vi posso dire che nell'utilizzo vi restituisce un'ottima sicurezza alla guida, cosa che altri monopattini non fanno. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi per quanto riguarda le regole, perché io dalle regole che ho trovato basta avere massimo 500 watt per quanto riguarda i monopattini, doveva essere 250, forse 250 solo per le bike, frecce, casco, e sembra che la velocità massima è stata ridotta a 20 km/h, quindi qui si raggiungono i 25. Insomma dai, aggiornatemi anche voi e se avete bisogno qui sotto ci sono i commenti, per qualsiasi cosa io vi rispondo sempre e vi aggiorno anche il coupon se ne dovesse arrivare uno molto più, volevo dire grande, interessante, conveniente, non so come dirlo. Vabbè, un salutone e alla prossima su YouWinBlog.